Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer, e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi vorrei parlare di sala da pranzo e di come decorarla per renderla accogliente. Ma, come sempre, prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per non perderti altre informazioni su questo tema. Decorare al meglio la sala da pranzo, fosse anche solo un'area del soggiorno, è importante per creare un ambiente accogliente. La zona pranzo è la parte in cui si ospitano amici e parenti per condividere insieme un buon pasto. È una zona conviviale davvero importante nella casa. La prima cosa da fare, prima di pensare a come decorare la sala da pranzo, è capire quanto spazio si ha a disposizione per quella zona. Una stanza intera? Un grande open space con il soggiorno o un piccolo angolo nella zona living? Questa scelta è importante non solo a livello di stile, ma anche a livello di composizione. Un buon design è questione di proporzioni, scala e di equilibrio. Ne parlo qui. Un tavolo troppo grande o troppo piccolo rispetto all'ambiente circostante creerà disarmonia. Ecco che quindi, una volta individuato lo spazio dedicato alla zona pranzo, si dovrà capire le dimensioni adatte del tavolo perché sia proporzionato al resto dell'ambiente. Capite le corrette dimensioni per il tavolo, allora e solo allora si cercherà lo stile e il materiale che meglio si abbina al resto della stanza. Anche nel caso tu avessi un'intera stanza da dedicare alla sala da pranzo, cerca di dare continuità di stile o mix di stile come sempre con il resto della casa. Ci deve sempre essere un filo conduttore. Questo è molto più visibile e ovvio se la sala da pranzo è nella stanza del living. La lampada a sospensione, la luce è fondamentale, lo sappiamo, in ogni ambiente e ovviamente non fa eccezione nella zona pranzo. La scelta del giusto lampadario servirà sia a livello funzionale di illuminare correttamente dove si mangia, sia ovviamente a livello estetico. Lampadari dalle forme particolari aiuteranno ad attirare l'attenzione sulla zona pranzo dandole carattere. La scelta della forma deve complementare la forma del tavolo. Per esempio, un lampadario dalle forme arrotondate starà molto bene su un tavolo rotondo, mentre un tavolo rettangolare prediligerà un lampadario allungato o una fila di lampadari. Quando lo spazio è piccolo e di conseguenza lo sarà anche il tavolo, puoi anche decidere di giocare con più lampadari piccoli, posizionati però a diverse altezze. Questo eviterà di mettere un lampadario visivamente troppo pesante e creerà movimento con una composizione davvero intrigante. La scelta poi delle sedie. Fino a qualche tempo fa le sedie erano comprate in accordo con il tavolo e va benissimo, ci mancherebbe, ma per un look più contemporaneo e stravagante puoi anche pensare di mettere attorno al tavolo sedie diverse. Possono essere sedie uguali ma in contrasto con il tavolo, oppure proprio sedie tutte diverse, che però magari tra di loro abbiano un filo conduttore come potrebbe essere il materiale oppure il colore. Se il tavolo è molto lavorato o un pezzo importante, scegli sedie semplici per alleggerire, ma soprattutto per lasciare al tavolo l'essere il protagonista. Se invece hai optato per un tavolo molto semplice e lineare, allora potrai giocare anche un po' di più. Scegliere sedie diverse è un modo per portare, come sempre, trame, materiali, forme e colori diversi alla tua sala da pranzo. Nel caso poi in cui la sala da pranzo sia nel tuo living, puoi prendere anche delle sedie che possano diventare multifunzionali, ovvero ottime per sedersi a tavole, ma anche come seduta in più vicino al divano.
Le decorazioni a pareti. Non sottovalutare l'importanza della decorazione a parete. Un quadro, una fotografia o uno specchio possono cambiare faccia alla tua stanza. L'arte racconta una storia. La giusta arte può raccontare la tua storia. Mettere il pezzo o i pezzi giusti alla parete aiuterà a dare carattere alla tua sala da pranzo, apportando, come sempre, colori e trame differenti e completerà la stanza. Potrebbe essere qualcosa che ricorda i tuoi viaggi, oppure potrebbe essere aggiungere quel tocco perfetto di colore che ravviva la stanza, o ancora un meraviglioso specchio che dia luce e aria. Deve essere qualcosa che ha un significato per te e che ti rappresenti. Anche in questo caso sarà importante e determinante considerare le giuste dimensioni. Un quadro o specchio troppo piccolo si perderà e troppo grande sovrasterà la stanza e questo creerà disarmonia. Se decidi di mettere più pezzi, fai in modo, come sempre, che parlino tra di loro, vuoi per le stesse cornici, lo stesso soggetto o tramite i colori. Crea prima la tua composizione a terra e poi fai dei ritagli di carta delle dimensioni dei cornici. Sistema questi ritagli sul muro con adesivo di carta per vedere se la composizione è armoniosa e soprattutto della giusta dimensione rispetto a quella porzione di muro. Quando è tutto ok, allora puoi piantare i chiodi e sostituire i ritagli di carta con le cornici. Questo ti eviterà di bucherellare inutilmente il muro e di avere subito una perfetta composizione. I tappeti. Soprattutto se la zona pranzo si trova nel living, mettere un grande tappeto che racchiuda tavolo e sedie è un'ottima idea per dividere otticamente questo spazio dal resto della stanza. Il tappeto poi è un ennesimo modo di portare, indovina un po', trame e colori nella stanza. Di nuovo attenzione alle dimensioni. Il tappeto deve accogliere le sedie anche quando vengono allontanate dal tavolo per potersi sedere. Il rischio altrimenti è che le gambe delle sedie ci inciampino dentro. Inoltre un tappeto troppo piccolo farà sembrare la zona pranzo molto più piccola e troppo grosso soffocherà tavoli e sedie. Gli accessori. Accessori come vasi, centrotavole e stoviglie aiutano a personalizzare oltre che a decorare la tua sala da pranzo. Attenzione a non esagerare con troppi oggetti che renderebbero l'ambiente troppo pieno e confusionario. Meglio pochi pezzi ben scelti che si sposino perfettamente con lo stile e la tua personalità. Anche queste decorazioni, come puoi immaginare, ti aiutano a portare colore, forme, trame, creando movimento e brio. Le piante, lo immaginavi, vero? Le piante sono sempre un ottimo modo di decorare qualunque ambiente della casa, quindi naturalmente anche per decorare la sala da pranzo. Come ho già detto altre volte, le piante ci avvicinano alla natura e questo ci fa sentire bene. Le piante poi rendono gli spazi più lussuosi e soprattutto meno freddi ed impersonali. Dove lo spazio non lo consente di mettere vasi a terra, puoi optare per composizioni da mettere sul tavolo o sui mobili che hai vicino. E tu, aggiungeresti altro per decorare la tua sala da pranzo? Dimmelo nei commenti qua sotto. Se poi il video ti è piaciuto fammelo sapere con un bel like o di nuovo con un commento e se non lo hai ancora fatto mi raccomando ricordati di iscriverti al mio canale e attiva la campanella così non perderai i prossimi video. A presto, ciao!